Salve, rieccoci ancora insieme sull'italiano per tutti, step by step. Continuiamo a parlare della coniugazione dei verbi regolari del secondo gruppo. Ormai la loro coniugazione non dovrebbe per te rappresentare più un problema, soprattutto se ti sei esercitato come ti ho chiesto, possibilmente su quaderno e poi oralmente. Nella fattispecie si trattava di coniugare 4 verbi: ridere, scrivere, mettere e scendere. Iniziamo con ridere. La sua coniugazione è rido, ridi, ride, ridiamo, ridete, ridono. Analogamente, mettere fa metto, metti, mette, mettiamo, mettete, mettono. Scendere, al presente dell'indicativo, ci dà scendo, scendi, scende. Scendiamo, scendete, scendono. E finiamo con scrivere, che ci dà scrivo, scrivi, scrive, scriviamo, scrivete, scrivono. Molto bene. Possiamo considerare quindi acquisito questo step del tuo percorso di formazione che ti permetterà di parlare l'italiano come un italiano o un'italiana. Andiamo avanti. Oggi ci occupiamo di un gruppo di verbi che presenta qualche particolarità. A differenza del primo gruppo, nel quale solamente 4 verbi presentano delle irregolarità nel radicale o nella terminazione, all'interno del secondo gruppo abbiamo moltissimi verbi di questo tipo, quindi verbi irregolari. Non li analizzeremo oggi. Oggi ci soffermiamo su 3 categorie di verbi regolari contenuti nel secondo gruppo che ci permetteranno di lavorare un po' sulla pronuncia. La prima categoria è rappresentata dai verbi che, prima della terminazione ere, presentano una G. Il più comune e senz'altro il più usato è il verbo leggere. Sappiamo che la G è una consonante che può avere 2 suoni in funzione della vocale o della consonante da cui è seguita. Il verbo leggere è un verbo che ha l'accento tonico sulla E all'infinito, è normale, a volte i verbi del secondo gruppo lo hanno sul radicale, a volte sulla terminazione. Per coniugarlo, considerando che è un verbo regolare, seguiamo il modello classico, quindi riprendiamo il radicale L, E, G, lo scriverò una sola volta, alla prima, seconda, terza persona del singolare, che ti ricordo ha l'accento tonico al suo interno, una volta alla prima e alla seconda persona del plurale, che non è accentato in quanto è accentata la terminazione, e una volta alla terza persona plurale che è accentata. Abbiamo detto è un verbo regolare, il radicale è sempre L-E-G-G o leg, le terminazioni sono sempre quelle caratteristiche del secondo gruppo, quindi o, i, e, iamo, ete o no. La particolarità di questo verbo, come tutti quelli che hanno una G o una doppia G davanti alla terminazione ere, è che dovremo adattare il suono della G alla vocale che segue. Quando è seguita da una o da un, avrà il suono duro. Quando invece è seguita da una I o da una E, avrà il suono debole. G, G. Il risultato finale è che la coniugazione di leggere è la seguente. Leggo,
leggi, legge, leggiamo, senza pronunciare la I, leggete, e di nuovo, suono duro, leggono. È un verbo che ti consiglio, così come gli altri dello stesso tipo, correggere, aggiungere, dirigere, di coniugare regolarmente perché ti permettono di rivedere le particolarità, i due suoni tipici della lettera G, oltre che permetterti di studiare e di memorizzare le terminazioni del secondo gruppo. C'è un'altra consonante che può avere due suoni in italiano ed è la lettera C. Prendiamo quindi un verbo il cui radicale ere è preceduto dalla lettera C. Ad esempio, vincere. L'accento tonico all'infinito si trova sulla I e ricopiamo il radicale accentato, in questo caso, non accentato, alla prima e alla seconda del plurale, è accentata la terminazione e che ritrova l'accento alla terza plurale. In questo caso dovremo adattare il suono della C alla vocale che segue, quindi la pronunceremo a volte con il suono duro, C, davanti a una O, e a volte, negli altri casi, davanti alla I e alla E, con il suono debole, C. La coniugazione di vincere è la seguente: vinco, vinci, vince, vinciamo, senza pronunciare la I, vincete, vincono. Il passaggio da un suono all'altro ci aspetta anche quando coniughiamo altri verbi che terminano in cere. Per esempio, convincere. E c'è un'altra combinazione di lettere che cambia il suono in funzione della lettera da cui è seguita. Se hai visto le lezioni 5 e 6, saprai che si tratta della combinazione di lettere di consonanti SC. Prendiamo in questo caso il verbo conoscere. Il suo accento tonico all'infinito si trova sulla seconda O, quindi conoscere. Lo coniughiamo come tutti gli altri verbi regolari, riscrivendo il radicale accentato alle prime tre persone del singolare, non accentato alla prima e alla seconda del plurale, accentato alla terza del plurale. Dovremo adattare il suono della combinazione SC alla vocale che segue. Come sempre, nella prima persona singolare e nella terza persona plurale troveremo un suono duro, sk. Nelle altre persone troveremo il suono debole, sh. Quindi conosco, conosci, conosce, conosciamo, conoscete, conoscono. Ti invito a coniugare, a ripetere regolarmente la coniugazione di questi tre sottogruppi di verbi per familiarizzare con il loro suono, il cambio di suono di SC, G e C, e allo stesso tempo con le terminazioni caratteristiche del secondo gruppo di verbi ere. Come sempre, per consolidare le nozioni imparate, ti invito a svolgere questi esercizi. Coniugare i verbi tra parentesi, adattandoli al soggetto della frase. Ci rivediamo tra 7 giorni. Buon lavoro e ti auguro una bellissima giornata.